Ciao a tutti e ben ritrovati su MTV Mag, io sono Marco Toniolo e questa è la nuova Santa Cruz High Tower. Si tratta di una bici con ruote da 29 pollici, 150 mm di escursione al posteriore, 160 all'anteriore, telaio completamente in carbonio e sistema di sospensione classico di Santa Cruz VPP. La differenza sostanziale con la Bronson che vi ho presentato un mese fa è la ruota da 29 pollici al posteriore che non può essere cambiata con una da 27 pollici e mezzo. Il sistema di sospensione è identico, infatti è stato cambiato l'infulcro del VPP cambiando anche il suo comportamento. L'antisquat, cioè il tiro catena quando si pedala, è stato abbassato. Questo significa che abbiamo una bici più centrata fra salita e discesa. In discesa abbiamo un carro più sensibile, ma al tempo stesso in salita abbiamo un carro che non bobba. Infatti io su questa bici, così come sulla Bronson, non ho mai usato la levetta della chiusura rapida dell'ammortizzatore, perché appunto il carro è molto tranquillo pur dando un sacco di trazione. Ma questo lo vedremo più tardi quando andiamo fuori sul sentiero. Rispetto all'High Tower precedente è cambiato il telaio là dove c'è l'ammortizzatore, infatti è più incassato dentro il tubo obliquo, inoltre si intravede meglio al momento della misurazione del sag, anche se quando uno gira per vedere quanto travel ha usato è difficile vedere l'O-ring perché qua dietro abbiamo un carterino che serve a proteggere l'ammortizzatore dallo sporco alzato della ruota posteriore. Il passaggio cavi è interno e guidato nel telaio, quindi non ci sono tubi neopreni dentro questo telaio, ma è semplicissimo, basta mettere il cavo dentro il telaio e uscirà dove uno lo vuole far uscire. Inoltre il passaggio dei cavi non è nella serie sterzo, quindi questa sembra una soluzione per fortuna ormai relegata alle bici da cross country al passato, visto che è veramente poco bella da vedere su certe bici e poco pratica a livello di manutenzione. La bici senza pedali sulla nostra bilancia pesa 14,5 kg in taglia L, è il modello ancora più in alto rispetto a quello che ho provato per la Bronson, infatti troviamo la guarnitura in carbonio della trasmissione SRAM XX, troviamo poi delle gomme più leggere, infatti la carcassa di queste due Maxxis è Exo, anche se nella lista delle specifiche al posteriore avrei dovuto avere una Exo Plus, al momento però è solo la Exo, quindi ho dovuto gonfiarla un po' di più del solito per evitare di forare. C'è da dire che le ruote sono ottime da questo punto di vista perché il loro profilo è basso e non sono così brutalmente rigide da pizzicare le gomme fra terreno e cerchio stesso, infatti sono le ruote di casa Santa Cruz, le Reserve HD30, quindi con canale interno da 30 mm e Mozzi Industry 9 con un ingaggio da 1 milione di punti, quindi veramente ideale quando uno pedala sul tecnico per avere subito la risposta alla pressione che si fa sui pedali. La geometria è del tutto simile a quella della Bronson, anche qui troviamo un flip chip che cambia leggermente i gradi di sterzo e del tubo sella, però veramente di 0,3 gradi, quindi infatti non c'è neanche bisogno di farci tanti esperimenti, mettetelo sul low come ho fatto io, non si picchiano i pedali per terra e avete la bici più stabile possibile. Abbiamo un reach in taglia L di 480 mm, un carro posteriore più corto di 3 mm rispetto a quello della Bronson, che monta però, ricordo, una ruota da 27 pollici e mezzo. Infatti qua abbiamo 4,40 contro i 4,43 della Bronson, era anche uno dei motivi per cui la Bronson arrampicava così bene, ma tornerò su questo punto dopo perché la Bronson è ancora qua, dietro la telecamera. Abbiamo poi un angolo sterzo di 64 gradi, quindi piuttosto aperto, e infine abbiamo un angolo sella di 78 gradi, quindi bello ripido. Anche su questa High Tower abbiamo uno scompartimento per mettere via gli attrezzi nel tubo obliquo. Ci stanno dentro un sacco di cose perché questo tubo è molto grande, quindi ci sono i sacchettini di Santa Cruz, questo è bello imbottito per non far rumori, ho qua dentro multitool, vermicelli, camera d'aria, qua sopra invece ho dentro la pompa per gonfiare le gomme e addirittura ci sta dentro una giacca piccola, questa è una giacca di Q365, adesso ci vuole un po' per tirarla fuori perché l'avevo infilata proprio in alto, ma guardate, eccola qua. Quindi insomma ci stanno dentro un sacco di cose, inoltre il meccanismo per chiudere lo sportellino è veramente ben pensato, infatti basta schiacciare questo bottone e voilà. Abbiamo solo due buchi in questo telaio, uno per il freno posteriore e uno per il reggiseno telescopico meccanico, perché questo è il telaio CC, quindi quello più pregiato, quello top di gamma, dove si presuppone che uno monti la trasmissione elettronica wireless. Però sui modelli C, quindi il carbonio che costa di meno, troviamo 3 buchi anche per la trasmissione meccanica. Ottima la scelta anche qui di montare i freni SRAM Maven che sono super potenti. Inoltre su questa High Tower troviamo dischi da 180 sia davanti che dietro, perché in effetti i freni sono così potenti che non serve il disco da 200, almeno per un rider sui 70 kg come me, non serve assolutamente avere un disco grande davanti. La domanda che tutti si faranno adesso è: ma allora è meglio una Bronson o è meglio una High Tower? Andiamo a vederlo sul sentiero. Eccoci in quota con l'immancabile vento di questi giorni.
Ho pedalato 600 metri di dislivello su una sterrata piuttosto ripida, sempre con ammortizzatore aperto, come ce l'ho anche adesso. Come detto, la sospensione è molto neutrale in salita e in discesa, nel senso che non si mangia il travel, la corsa, quando mi siedo in sella ed è ripido, quindi sono sempre molto alto nel travel, cosa che mi aiuta a tenere il peso sulla ruota anteriore e quindi la ruota anteriore sta bella attaccata al terreno anche sulle rampe ripide. Qua per esempio c'è una bella rampetta con qualche radice, cambio SRAM XS, quindi posso pedalare, posso cambiare sotto sforzo senza problemi. Il carro copia bene le asperità, quindi ho una bella trazione. Insomma, come detto anche per la Bronson, secondo me questa è la configurazione VPP che a Santa Cruz è riuscita meglio che mai, molto meglio che rispetto ai modelli precedenti. Non so se si sente, ma su questo ghiaino ogni tanto rimane incastrato un sasso che va a toccare il carro, o meglio va a toccare il linkage qua, perché la distanza fra gomma e linkage è risicata rispetto alla 27,5, cioè alla Bronson. Non per niente il carro è lungo come quello della Bronson, anzi 3 mm in meno dichiarati da Santa Cruz, quindi è ovvio che la ruota da 29 abbia meno spazio, meno luce rispetto a quella da 27,5. Qua siamo già in modalità discesa che però finisce subito. Guardate quante foglie verdi che ci sono qua, tirate giù dagli alberi dal vento di questi giorni. Passaggio lento su sassi smossi, ma la posizione è così centrale in sella che faccio veramente zero fatica a distribuire la forza sui pedali alla ruota posteriore e quindi ad avere un'ottima trazione. Durante il test della Bronson avevo detto che la prima cosa che si notava era la rigidità di questa bici. Beh, ormai mi sono un po' abituato alla rigidità della Bronson, quindi è un po' difficile dire la stessa cosa della Hightower, ma vedendo quanto sia precisa in discesa è indubbio che sia una bici molto rigida, anche se ovviamente un po' meno rigida della Bronson a causa della ruota da 29 dietro, che chiaramente flette di più di quella da 27,5, pur essendo lo stesso identico modello, cioè la riserva HD30. Ora vi faccio vedere una salita ripida e piuttosto tecnica scassata che di solito faccio nei video delle bici da cross country. Adesso invece lo faccio con una bici da 14,5 kg con 150 mm di escursione al posteriore, per farvi vedere come arrampica bene questa Hightower. Sono sempre molto centrale col peso, non ho bisogno di mettere le spalle particolarmente in avanti. Certo, il fiatone c'è, però salgo veramente con scioltezza, in particolare su queste traversine che spezzano il ritmo, soprattutto le ultime due che vedete qui davanti. Vediamo, wow, zero problemi. L'ultima perfetta, trazione ottima, posizione in sella ottimale direi. Vediamo insieme adesso qualche dettaglio, a cominciare dal paracolpi. Ce ne sono due, questo è nel caso voi vogliate mettere la bici su un pick up, e questo è il paracolpi più importante, quello che va ad impattare contro i sassi e le rocce, che sulla Bronson avevo per esempio scheggiato. Qua trovate il flip chip fra high e low, vi ho detto che la differenza è veramente minima, quindi non sono neanche stato lì a cambiarlo. Le valvole sono sempre riserve, cioè Santa Cruz, basta svitare un attimino il tappino per togliere l'aria. Inoltre l'aria veramente esce ed entra con un flusso gigantesco, quindi non si intasano di lattice e sono veramente facili da gonfiare. Questo carterino fa molto bene il suo lavoro nel proteggere l'ammortizzatore, allo stesso tempo però diventa difficile vedere l'o-ring
come vi dicevo prima, per capire quanto travel si è usato. Per esempio io adesso lo intravedo là dietro, ma è nascosto dal telaio. Qua ci sono i gris port, non so se si vedono nel video, ma è questo pistillo in metallo qua, con l'apposita pistola di Santa Cruz si spara dentro il grasso per appunto ingrassare i vari cuscinetti qua del linkage. Questo colore verde può piacere o non piacere, però a me i colori naturali come questo verde e il marrone della Bronson piacciono, perché visto che siamo in mountain bike, le bici si sporcano e siamo nella natura, insomma sono colori che ricordano proprio il nostro sport. Se volete venire a fare questo giro, in descrizione trovate la traccia GPS, è su Training Camp, seguitemi, io sono Marco, così vedete che giri faccio con le bici. Su questo, fra l'altro, come vi ho detto prima, c'è dietro una gomma con carcassa EXO, quindi troppo delicata per quello che si può fare con questa Hightower. Ho dovuto quindi gonfiarla quasi a 2 bar per essere sicuro di non pizzicare, quindi la trazione si potrebbe ancora aumentare mettendo la gomma giusta, cioè una EXO Plus per esempio, al posto di questa qui. Però devo dire che questa è la quinta uscita che faccio e non ho ancora bucato, malgrado qua i sassi non manchino, anche perché le ruote non sono, appunto, come dicevo, super brutalmente rigide, che quindi vadano a pizzicare le gomme troppo facilmente. Infatti anche sulle discese lunghe, neanche su questa Hightower ho avuto problemi di avambracci gonfi, proprio perché tutto l'insieme fra manubrio in carbonio Santa Cruz, ruote e sospensioni che funzionano molto bene, non vengono trasmesse tutte quelle piccole vibrazioni che sono letali per i nostri avambracci e per le nostre mani. Andiamo adesso un po' in discesa sul veloce, e anche qua si nota come tutto l'insieme sia rigido e preciso e le sospensioni lavorino veramente bene, perché quella posteriore, come d'altronde sulla Bronson, è sensibile ma molto progressiva, quindi ci troviamo a lavorare sul travel iniziale. Scusa, scusa. Grazie, ciao. Dopo aver superato i 3 svizzero tedeschi super bardati, insomma avete visto come va questa Bronson, anzi no, Hightower, e me sopra. Vabbè dai ragazzi, divertente così. Quindi tornando alle sospensioni, è difficile chiedere di meglio, soprattutto se abbinati a questi freni estremamente potenti, che dunque è facile posizionare la bici dove si vuole. Avete visto prima nel pezzo dove ho sorpassato i ragazzi fermi, lì bisognava centrare proprio una canalina, e con questi freni non ho problemi proprio a direzionare l'anteriore, come anche qua che c'è un po' una canalina a furia di passaggi di bici e niente, va veramente strabene anche questa. Datemi solo una gomma EXO Plus dietro e ci faccio di tutto, veramente un all-rounder direi quasi perfetto, anzi perfetto, gommina a parte dietro. Rispetto alla Bronson c'è un'altra differenza, e cioè quella di pompare la bici sugli ostacoli e bagnopparla. Beh, questa, come era anche lecito aspettarsi, è più difficile da alzare, da saltellare di qua e di là, perché chiaro, dietro abbiamo una ruota più ingombrante e già la Bronson, avendo il carro lungo, non era il massimo da quel punto di vista dell'agilità per quanto riguarda impennare eccetera. Questa diventa un po' più difficile. D'altro canto però entrambe sono super stabili sul veloce e sullo scassato, e poi con un po' di mano si riescono a pompare. Ci vuole però un po' di abitudine.
perché sono piuttosto lunghe. Eccomi tornato in sede, sono qua con due bici, l'Hightower che avete appena visto nel video e la Bronson che avete visto nel video precedente. Quale delle due prenderei? Beh, innanzitutto diciamo che l'Hightower è una bici più trail bike, diciamo più all mountain, mentre la Bronson è un po' più aggressiva, anche per via del montaggio ovviamente a partire dalla gommatura e dal disco freno anteriore più grande. Quindi diciamo che se uno va anche in bike park o fa risalite meccanizzate, beh io andrei per la Bronson, è anche un attimino più giocosa grazie alla ruota posteriore più piccola, anche un attimino più rigida proprio per questo motivo. L'Hightower invece secondo me si presta molto bene a giri lunghissimi, anche perché pesa un attimino di meno. C'è anche da dire che questo modello è un modello di punta, quindi più alto di questo qua, costa infatti anche di più. Qua sotto nella descrizione trovate prezzi e montaggi di tutte le Santa Cruz Hightower e Bronson. Insomma è difficile dire quale delle due prenderei, perché magari se facessi un giro da 2000 metri di dislivello, beh forse prenderei questa qui, l'Hightower, ma l'ho fatto già un giro da 2000 metri di dislivello con la Bronson a Livigno sul Bernina, quindi so che va benissimo anche questa. Sono due bici molto simili, infatti la mia domanda sarebbe a Santa Cruz, sarebbe proprio rivolta a Santa Cruz, dire ma perché non unite queste due bici in un unico telaio, non so, si chiamerà High Bronson o Bronson Tower, non lo so, fatto sta con un flip chip che cambia le geometrie di più in modo da poter accomodare la ruota da 29 pollici o da 27,5, magari una serie sterzo eccentrica in modo da cambiare l'angolo sterzo a seconda della ruota che si monti e poter allungare ed accorciare il carro sempre a seconda della ruota. In questo caso avremo una bici per tutti gli usi, basterebbe cambiare la ruota posteriore e Santa Cruz avrebbe una bici in meno in magazzino. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, io vi ringrazio di aver visto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo. Ciao!